Ciao a tutti amici di Guidred e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ancora una volta accanto alla nuova Jeep Compass 2021 grazie agli amici di Auto Club Group, ma piuttosto che mostrarvi l'estetica come ho fatto in questo video qui in alto nelle schede, adesso salirò a bordo insieme a voi per mostrarvi la tecnologia di bordo pesantemente rinnovata in questo Focus Infotainment dedicato alla nuova Compass. Questo è il display della nuova Jeep Compass 2021. Parliamo di una diagonale di 10,1 pollici, dei bordi in gloss black cicciotti ma nemmeno troppo eccessivi, con una bella cornice in questo effetto alluminio, anzi quasi cromato, se dire, molto ma molto elegante. In basso troviamo una pulsantiera per spegnere lo start and stop, per il controllo di stabilità, per il mantenimento di corsia, le 4 frecce, quindi l'hazard, i sensori di parcheggio, il parcheggio automatico e la spia per quanto riguarda l'airbag passeggero. Ma focalizziamoci su questo display 10,1 pollici con un layout molto se vogliamo più evoluto rispetto alla precedente generazione. Sembra più razionale ma pur sempre con tanti elementi presenti già nella home page. Infatti abbiamo nella parte superiore il controllo per il clima automatico bizona, quindi per il guidatore e per il passeggero. Abbiamo tra l'altro il volante riscaldato, i sedili con la ventilazione stessa e la sincronizzazione tra area del guidatore e area del passeggero. Qui abbiamo anche visualizzata la temperatura e anche la ventilazione dei sedili del passeggero. Ho premuto per sbaglio un pulsante, andiamo a vedere cos'altro c'è in questa barra superiore. Premendo questo pulsante andiamo direttamente sulla finestra delle app. Nel centro notifiche, qui abbiamo in inglese la data odierna e anche il sistema Android con la sua connessione, insomma la rete, i servizi di rete, il 4G Wi-Fi hotspot di questa vettura per avere appunto un hotspot Wi-Fi che in questo momento si può se vogliamo gestire oppure nel suo setup, quindi oppure anche acquistare un servizio di connessione Wi-Fi hotspot, il GPS, quindi abbiamo la surround camera, quindi una finestra che ci dà un po' una shortcut. Premendo qui ci dà praticamente l'informazione che abbiamo il GPS, ma abbassando questo menu a tendina abbiamo le shortcut, quindi le scorciatoie, la telecamera a 360 gradi che in questo momento è disattivata perché la vettura è spenta, siamo all'interno dello showroom, la temperatura esterna a 24 gradi, abbiamo i profili, le notifiche, il pass voice, quindi abbiamo il controllo vocale, i comandi vocali e l'hotspot wifi attivato. Ma torniamo nella home page dove abbiamo dei widget. In primis il navigatore, lo possiamo espandere con questa piccola cornice, questo pulsante a cornice. Torniamo nella home, abbiamo un widget dedicato alla radio. Ancora una volta torniamo nella home. Tra l'altro vedete la matita in alto, cliccandoci con il nuovo Uconnect 5 si può selezionare un widget e quindi personalizzarli. Abbiamo Now Playing, quindi ciò che stiamo riproducendo in questo momento, il clima, anzi magari vi metto questo sistema in italiano così potete leggere tranquillamente insieme a me di cosa stiamo parlando. Ok, siamo in italiano, vi ho fatto vedere subito come si faceva. Torniamo ai widget personalizzabili con questo pulsante in alto. Il clima, la navigazione, il telefono con i preferiti, le chiamate recenti, le scorciatoie, la ventilazione dei sedili o rimuovere widget. Torniamo indietro, in basso abbiamo un altro widget dedicato al telefono, si può sempre espandere in questa maniera. Quindi questa è la home page, possiamo personalizzare ulteriori widget e quindi avere più pagine. Come vedete la pagina mi rimbalza con questo effetto elastico a dimostrarmi come si possono aggiungere ulteriori pagine. Qui in basso c'è la visualizzazione delle mie pagine. Aggiungi pagina e qui possiamo aggiungere un layout, come vedete diviso in 3, da un lato, dall'altro diviso in 4 o diviso a metà. Oltre a questo abbiamo quindi il pulsante della home in basso, il pulsante di accesso ai media, al clima, al navigatore, alla connettività, alle impostazioni e anche alle app. Ma iniziamo dal principio. Abbiamo il pulsante dedicato ai media, quindi la radio, si può alzare e abbassare il volume con la rotella e mettere anche in muto. Abbiamo un layout simile a quello della precedente generazione di infotainment della Compass con i preferiti. Qui in basso non ce ne sono adesso, possiamo con questo pulsante raggiungere la finestra che ci dà accesso ai 18 preferiti. Chiudiamo questa finestra con la X in alto. Con questa freccetta li possiamo vedere tutti, ce ne mostra 6 alla volta. Da qui abbiamo le sorgenti radio FM, radio DAB, quindi la radio digitale, la connettività di uno smartphone, quindi con la musica per esempio di Spotify o di una libreria musicale, e anche la connettività tramite una USB nella presa in basso.
Qui abbiamo i pulsanti per andare avanti e indietro con le stazioni, il tastierino per andare un po' a sintonizzarci su una determinata frequenza, e qui abbiamo il numero della stazione e anche il genere di stazione. In supporti abbiamo radio FM, radio M, radio DAB, Bluetooth, USB 1 con un mirror indice che troviamo sulla parte laterale. Cliccando su mostra possiamo tenere premuto un supporto per lasciare una preferenza sulla sinistra, quindi avere una shortcut. Qui abbiamo in riproduzione appunto la stazione radio attuale, ma anche se andassimo a vedere per esempio con la DAB ce la mostra in questa determinata maniera, ci mostra gli extra e le informazioni della stazione. Tenendo cliccato su mostra ci mostra fisso uno shortcut e se avessimo un telefono connesso qui lo potremmo registrare o annullare la connessione, e qui avere i pulsanti per la riproduzione casuale, per la riproduzione shuffle, il loop e anche andare avanti e indietro o mettere in pausa. Torniamo su FM, abbiamo in FM la finestra sfoglia con tutte le stazioni disponibili. Possiamo andare anche così, possiamo cercarle, ordinarle in ordine alfabetico e cercarle proprio con un tastierino, come vedete, viene comparsa. E andare alle impostazioni audio, andare a posizionare come vogliamo con una precisione al millimetro praticamente, e ricentrare la provenienza del suono all'interno dell'abitacolo. Possiamo muoverci anche con le freccette, raggiungere l'equalizzatore, quindi per bassi, medi e alti da un livello di -9 fino a +9, lasciamo tutto su 0, l'adattamento del volume in base alla velocità su off, valore 1, valore 2 o al massimo, l'esecuzione automatica, quindi i dispositivi USB riproducono automaticamente il loro contenuto con questa funzione. Inoltre abbiamo auto on radio, accensione automatica della radio all'avvio del veicolo o ripristino dello stato on off presente allo spegnimento del veicolo, radio off all'apertura, quindi quando apriamo le portiere anteriori si spegne la radio automaticamente, e qui c'è la regolazione del volume per quanto riguarda i media, il telefono, quindi le telefonate, la navigazione e i comandi vocali. Questa quindi era la finestra dedicata ai media. Andiamo sulla finestra dedicata al comfort di bordo, quindi alla climatizzazione, direzionalità delle ventole con anche lo sbrinamento, sedili riscaldati. Torniamo su off, il clima attualmente è su off, lo mettiamo su on. Da questa piccola pulsantiera touch possiamo regolare la velocità delle ventole, mettere il clima automatico, il ricircolo, sincronizzare la temperatura tra i due lati, così invece è fissa da un lato e dall'altro. Come vedete adesso la sincronizziamo su entrambi i lati. Qui, come vi ho detto, c'è la direzionalità e anche il riscaldamento del volante, quello ovviamente a motore acceso. Questa era la pagina dedicata alla climatizzazione, magari direi di spegnerla. Andiamo al navigatore. Questa è la mappa del navigatore, possiamo spostarci con un dito, premere su centra. Abbiamo una funzionalità pinch to zoom, uno schermo che risponde veramente bene, sebbene non abbia un feedback aptico, credetemi, è veramente eccezionale rispetto per esempio alla scorsa generazione di questo infotainment. Torniamo su centra, ci mostra la direzione, adesso siamo verso sud-ovest con la nostra vettura. In cerca possiamo digitare con un tastierino un indirizzo, per i punti di interesse anche, come li vedrete, li vedremo tutti a breve. Chiudiamo e abbiamo anche altri pulsanti, questo per la direzionalità, come vedete come viene cambiata in 2D, in 2D con il nord puntato, e in 3D, quindi una visuale se vogliamo a volo d'uccello. Con il pulsante per il volume possiamo mettere il volume solo per gli avvisi, l'audio disattivato o l'audio riattivato completamente. Con questi tre trattini possiamo avere accesso al menu delle impostazioni, se vogliamo, di questo navigatore. Abbiamo il pulsante cerca come primo per ricercare la nostra destinazione sull'intera mappa, in una specifica città, lungo un percorso, diciamo vicino alla destinazione o in base a latitudine e longitudine. Un pulsante per aggiungere casa, scegliendo proprio la posizione, aggiungere un luogo di lavoro, le destinazioni recenti, l'auto praticamente ha 11 km sul contachilometri, quindi non ne ha fatte, i preferiti, aggiungi casa, aggiungi lavoro o altre destinazioni, viaggi, nessun percorso salvato. Qui possiamo salvare un percorso, magari un itinerario di viaggio che prevede più fermate. Tornando indietro abbiamo le mappe scaricate, Africa, America Meridionale, Central Asia, Europa, Israele, Oceania e Paesi dei Caraibi. Queste erano le mappe appunto. Impostazioni, qui abbiamo mostra, vediamo un po', flusso del traffico, orario di arrivo e distanza,
informazioni di arrivo e mostra informazioni di arrivo, barra laterale per nasconderlo per averla extra large, mostra il raggio del veicolo, quindi in base a quanto carburante abbiamo o quanta batteria residua abbiamo per le versioni ibride, i punti di interesse sulla mappa o sul percorso, vedete parcheggi, stazioni di servizio, soste, aree ristoro, zone a pedaggio, traghetti e navette per auto. Questi sono tutti quanti, tutto ciò che possiamo mostrare sulla mappa, molto razionalizzato. Abbiamo il calcolo dei percorsi, tipo di percorso preferito, il più veloce, il più breve, il più ecologico, che non sempre corrispondono. Possiamo decidere di evitare traghetti, treni navetta, strade a pedaggio, strade non asfaltate, corsie di carpooling e anche autostrade e gallerie. Ricalcola sul percorso più veloce se disponibile in manuale o in auto o mai. Invia destinazione al telefono tramite l'app MyJeep, se magari vogliamo condividere un percorso. Ma non solo, abbiamo suoni e avvisi, leggere alta voce, tutor autovelox, avvisi di sicurezza, avviso di eccesso di velocità, ingorgo sul percorso, intervallo di ricerca troppo breve, tipo di avviso. E su altro abbiamo la privacy, quindi registra cronologia di viaggi o non registrarla e anche prevedi le destinazioni frequenti, perché comunque abbiamo un'intelligenza di questo sistema che riesce a prevedere dove ci stiamo dirigendo, magari se è ad un determinato orario, comunque una determinata abitudine ci porta ogni giorno a raggiungere una destinazione di lavoro o di casa. In questo caso l'auto lo prevede e ce lo propone tra le destinazioni. Inoltre abbiamo le info, insomma le info sulla mappa e sul firmware di questa versione. Quindi queste erano le impostazioni. Tornando indietro, torniamo sulla finestra del menu principale del navigatore. Premendo su quest'altro pulsante abbiamo il telefono, nessun telefono connesso o registrare un telefono, premiamo su sì, ci mostra la gestione dei dispositivi, possiamo annullare o cercare un dispositivo Bluetooth con questo nome, dispositivo del veicolo, e abbiamo un pulsante per aggiungere un dispositivo, qui in basso, premere il non disturbare e attivare 2 telefoni invece che uno solo. In veicolo abbiamo 2 finestre, controlli e impostazioni. In controlli abbiamo la camera panoramica, quindi la telecamera a 360 gradi. Questa è la sua risoluzione, come vedete, nella visuale zenitale, nella visuale posteriore, ma possiamo avere anche la visuale in fisheye, un cross-path view per vedere un po' chi potrebbe sopraggiungere sul percorso della nostra direzione posteriore in retromarcia. Questa è l'anteriore, sempre in modalità fisheye, e questa è in visuale regolare con anche lo split screen per quanto riguarda la visuale zenitale. Inoltre abbiamo anche la retrocamera con una visuale un po' più dall'alto e possiamo andare a zoomare per vedere un eventuale ostacolo. Questa funzione penso sia piuttosto utile per quanto riguarda l'off-road, visto che quest'auto è disponibile anche in variante 4 ruote motrici nella variante plug-in hybrid. Impostazioni, l'ultima delle finestre, anzi la penultima, abbiamo impostazioni del display con la lingua, la modalità display auto o manuale, la luminosità del display a fari accesi, a fari spenti, il suono dei tasti. Io lo manterrei acceso perché questo schermo non ha un feedback aptico e quindi avere un suono ci potrebbe aiutare a non distogliere troppo l'attenzione dalla guida. Abbiamo le unità, quindi le unità di misura, in distanza miglia o chilometri, pressione PSI, kPa e bar, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit e il consumo istantaneo in miles per gallon, quindi miglia per galloni secondo l'unità di misura statunitense, britannica, litri su 100 km e chilometri al litro. Mostra le etichette sulla barra categoria principali, come vedete ci mostra il nome ma possiamo anche abbassarla. Il profilo personale. Possiamo aggiungere queste informazioni per un profilo personale, impostare per esempio un tema 1, carichiamo un tema 2, vediamo come cambia, quindi con un verde militare quasi, tipico Jeep, e un tema 4 con un bronzo, ma torniamo alla prima. Tornando indietro, sempre nelle impostazioni dedicate al profilo personale, possiamo impostare unità di misura, suono tasti, etichette, formatore a 12 o 24 ore, scelta della voce del controllo dell'assistenza, insomma, femminile o maschile, la parola chiave per il controllo vocale con Hey Uconnect, però potremmo selezionare anche Hey Jeep, che secondo me è ancora più interessante e più divertente. Bargin vocale, vediamo cos'è, possibilità di interrompere un messaggio vocale prima della sua conclusione. Annullato.
La lista di comandi, il ritardo dello spegnimento della radio a 0 a 20 minuti, radio off all'apertura porta, un pop-up preferiti nel menu delle app, pop-up non preferiti, pop-up di nuovi sms, notifica di chiamate perse, pop-up per la navigazione, annunci sul traffico, annunci DAB, categorie annunci DAB, insomma vedete sono veramente tante impostazioni. Sicurezza e assistenza alla guida, gli ADAS, abbiamo la frenata d'emergenza automatica, avviso di collisione frontale, sensibilità dell'avviso di collisione e la frenata d'emergenza per i pedoni, Active Lane Management, quindi l'avviso di superamento delle linee della carreggiata con un avviso, l'avviso di corsia, la potenza della vibrazione, l'intensità dell'ausilio dello sterzo, riconoscimento della segnaletica stradale, Traffic Sign Assist Warning, quindi un avviso visivo o visivo acustico, l'indicazione del nuovo limite di velocità quando cambia in autostrada, il Park Sense, quindi sensori di parcheggio, il volume dei sensori anteriori e posteriori, l'avviso di un ostacolo laterale, l'avviso di stanchezza del guidatore, quindi l'antisonno, e il Blind Spot Alert, quindi il sensore dell'angolo cieco. In ora e data abbiamo la sincronizzazione dell'orario col GPS come se fosse uno smartphone, la regolazione manuale dell'orario, il formato 12 o 24 ore e imposta data. Inoltre abbiamo impostazioni del telefono Bluetooth con la gestione dei dispositivi, quindi per aggiungerli, per rimuoverli e quant'altro. E non solo, il non disturbare e abilitare i due telefoni. In voce abbiamo la scelta di una voce e le impostazioni che abbiamo visto prima. In navigazione abbiamo le impostazioni della navigazione, praticamente un mirroring di ciò che avevamo prima. In camera abbiamo il ritardo del surround view camera e anche le linee guida della surround view camera. Specchi e tergicristalli, chiusura automatica degli specchietti, sensore pioggia. Per le luci abbiamo l'illuminazione d'ambiente, possiamo aumentare la luminosità dell'illuminazione d'ambiente. Il sensore dei fari, il ritardo dello spegnimento degli anabaglianti, luci di cortesia, abbaglianti automatici, il cornering e le luci alla chiusura. In freni abbiamo la manutenzione dei freni e l'auto park brake, porte e bloccaggio porte abbiamo l'auto close, le luci alla chiusura, sblocco porte alla prima pressione del telecomando, apertura keyless, impostazioni personali legate al telecomando, vediamo cosa possiamo impostare in base alla chiave utilizzata, e il portellone automatico. Sedile comfort abbiamo auto on, quindi riscaldamento del sedile automatico all'avvio del veicolo, opzione di spegnimento del veicolo con il ritardo di spegnimento degli abbaglianti in base ai secondi, il ritardo dello spegnimento della radio a 0-20 minuti e radio off all'apertura porte. Impostazioni audio le abbiamo già viste, le notifiche, i pop-up vari, la configurazione della radio con gli annunci vari che possiamo avere, la geolocalizzazione, l'aggiornamento del software tramite il wifi e le informazioni di sistema sulla licenza e anche il ripristino delle impostazioni di fabbrica. L'ultimo dei pulsanti sullo schermo centrale invece ci dà accesso alle app, quindi Amazon Alexa, la gestione di dispositivi o anche Android Auto ed Apple CarPlay. Ma adesso è il momento di dare uno sguardo a ciò che c'è davanti ai miei occhi. Davanti ai miei occhi infatti c'è il display da 10,25 pollici della strumentazione completamente digitale, controllabile attraverso questi pulsanti, come li vedete sulla parte sinistra del volante. Vediamo un po' cosa possiamo modificare. Con le freccette a destra e a sinistra possiamo modificare la visuale di questo display, quindi con i quadranti allargati rispetto alla finestra centrale. Possiamo dare uno sguardo ai consumi, o alla temperatura, o anche alla pressione degli pneumatici o informazioni tipo lo start and stop e quant'altro. Possiamo dare uno sguardo alle informazioni sul trip, premere su OK per resettarle, trip A o trip B. Audio disattivato, quindi possiamo dare uno sguardo alle stazioni radio, premiamo su OK, adesso la vettura è spenta. Il centro notifiche, premere OK per entrare nelle impostazioni del display, quindi abbiamo il superiore destro, l'odometro, quindi il contachilometri, il menu dei preferiti, il ripristino delle impostazioni, il superiore sinistro. Abbiamo la bussola, la temperatura esterna, l'orario, la distanza trip A, trip B, nessuno, o tornare sulla bussola, impostazioni salvate, c'è questa bella rotella. Oltre a questo abbiamo la finestra dedicata agli ADAS, come vedete la visualizzazione degli ADAS, tipo il mantenimento di corsia e quant'altro. Premendo su destra o sinistra, quindi nella finestra del driver assist, possiamo allargare, come vi ho detto, i due quadranti circolari. Sulla sinistra abbiamo la bussola al centro, il contagiri, sulla destra abbiamo la temperatura esterna e il tachimetro. In basso gli indicatori di temperatura dell'acqua e anche
il livello di carburante, quindi il livello benzina. Premiamo su un altro pulsante accanto che ci mostra un po' la configurazione degli schermi. Abbiamo davanti ai nostri occhi quindi la visualizzazione del trip, ma anche i consumi medi, la temperatura, l'audio disattivato e la temperatura. Anche qui possiamo modificare, come vedete. Questa pagina ci dà praticamente accesso alla configurazione personalizzata dei display. Ci mostra cosa poter cambiare. Qui abbiamo il voltaggio della batteria della vettura, la pressione. Possiamo personalizzare a nostro piacimento tutte le configurazioni di questo display da 10,25 pollici. Questo quindi era il Focus Infotainment, ma non solo, anche la sua tecnologia di bordo molto completa. Sto parlando della Compass 2021. Ora voglio sapere i vostri commenti qui sotto, lasciateci un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello e non perdetevi tutti gli articoli e i contenuti backstage sui nostri account social. Vi basta cercare semplicemente wedrive.tv.